Abbiamo una capacità produttiva per quanto riguarda gli shampoo di circa 9.000 litri al giorno. E quindi da lì parte tutto un processo poi di vendita e poi a noi danno anche risalto perché essendo produttori di un grosso gruppo, insomma. Un ragazzo buttato dentro un'azienda, disarmato, è perso. I miei figli devono fare altro. L'imprenditore non riesce a stare fermo. Purtroppo questa malattia che ha, che non ce la fai, no? Anche se hai raggiunto un bel risultato. Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Siamo appena arrivati in uno dei posti più iconici di Dubai. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Allora ci siamo inventati, e anche qui siamo gli unici al mondo, Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni? In un'unica domanda: perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi, In mezzo al deserto. direttore di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. Siamo sul confine tra Italia e San Marino. Quello che vedete alle mie spalle coperto dalle nubi è proprio il Monte Titano di San Marino e oggi ci troviamo qui perché stiamo per andare a scoprire un'azienda che si impegna nella produzione artigianale di cosmetici e integratori incredibilmente naturali. Oggi parliamo di un'azienda che ha quasi 30 anni di storia e che nasce dalla volontà di un chimico di trasformare la sua passione in un'attività imprenditoriale. In questa puntata ci occuperemo di salute e benessere e scopriremo come questa azienda abbia consolidato negli anni il proprio posizionamento nel mercato creando centinaia di prodotti sia per i propri brand che conto terzi. Parleremo con Silvano e Mauro che ci spiegheranno come l'incontro e la fusione delle loro competenze abbiano portato l'azienda ad avere una crescita costante e che, grazie all'espansione in nuovi mercati, quest'anno prevedono essere superiore al 50%. Non solo, capiremo come questa azienda artigianale abbia rivoluzionato un mercato sempre in forte espansione come quello degli integratori, creando un prodotto a cui finora nessuno aveva mai pensato. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Noi siamo dei produttori di cosmetici e di integratori. Ok? La società è nata circa 29 anni fa. E da un'idea mia, io volevo fare l'imprenditore, sono un laureato in chimica industriale, ho iniziato ovviamente la gavetta dietro a fare il direttore in qualche azienda di produzione e poi finalmente ho deciso di aprire una società di produzione e dopo 29 anni ancora siamo qua. Quindi vuol dire che in qualche modo va bene. Sì. E il vostro incontro invece con Mauro quando avviene? Il nostro incontro con Mauro è nato circa 3 anni fa. Quando sono entrato qua, sì, abbiamo unito l'anima commerciale all'azione produttiva. Io sono farmacista, lui è chimico, quindi abbiamo sempre Ci sono dei punti di incontro. Sì, poi abbiamo proprio la stessa età. Ok. A me piace entrare dentro il mondo dei prodotti. E invece Trovare le formule, trovare... Sì, io sono dentro il prodotto. Ogni prodotto che esce è un mio prodotto. E quindi mi sento sia la responsabilità sia una mia creatura. Mauro invece è molto bravo nella commercializzazione, nel far conoscere l'azienda e quindi questo ha dato all'azienda un passo veramente importante. Un cambio di marcia. Sì, in questi ultimi 2 o 3 anni stiamo facendo passi da gigante. E qui voi sviluppate dei prodotti proprio vostri a vostra etichetta oppure Qui lo fate noi per... sviluppiamo sia prodotti per il nostro marchio, Sì. abbiamo un paio di marchi, Prestige, i prodotti della salute e altri marchi,
più una serie di prodotti, occhi e croce, circa 400-500 prodotti Caspita. per conto terzi, per quindi aziende esterne, private label. E quelle sono le ultime nostre creature, Sì, sì. quelle sul tavolo, Ok. dove vedete il nostro marchio, Sì. ed è, diciamo, il cambio radicale che è stato fatto 2 anni fa da azienda specializzata in cosmetica Sì. ad azienda che ha iniziato a sviluppare integratori a proprio marchio, Sì. con un marchio che è presente in GDO, nelle farmacie, in grossi gruppi. Il brand si chiama Prestige, registrato dalla nostra azienda e col quale insomma noi spingiamo tanto per farlo conoscere. C'è un prodotto che possiamo definire unico perché fondamentalmente è molto semplice, è una caramella rivestita che si trasforma in integratore. E che cosa mi fate Io assaggiare? ti faccio assaggiare la vitamina C, che di solito è quella più Perfetto. aspra, più difficile, e invece insomma siamo riusciti a fare la confezione anche per bambini, che tu e le bambine sai quanto è difficile Sì. dare la vitamina C ai bambini, Sì. le devi sciogliere sempre così, invece queste gliele devi togliere, queste è per adulti però. Questa è proprio caramella. Sì, Caramella sì, Prendo una vedete? anch'io che male non fa. Il vantaggio di avere un prodotto Dimmi. di questo tipo, oltre ad essere unico e quindi lo facciamo solo noi, ci dà la possibilità anche, essendo la lavorazione a freddo, di inserire molti più attivi che in lavorazione a caldo non è possibile inserire. Sì, perché è buona. Beh, grazie. È buona. È buona. Dà quell'acidità di limone, in qualche modo. Ma giusto per aiutare anche loro che ci stanno guardando a comprendere un po' meglio la tecnicità. Qual è la differenza tra una lavorazione a caldo e una a freddo? Beh, una lavorazione a caldo praticamente viene fatta una soluzione Sì? che si lavora normalmente tra i 90 e i 120 gradi Sì? e poi tramite degli stampi viene raffreddata e esce fuori La pillola, la pastiglia, ok. eccetera. La maggior parte degli attivi termolabili, principalmente le vitamine, Sì. a 40 gradi perdono quasi tutte le loro proprietà. In questa lavorazione qua, siccome viene fatta tutta a temperatura ambiente, quindi 25-30 Sì. gradi, riusciamo a inserire normalmente, con molta facilità, tutti gli attivi termolabili che in altre lavorazioni era impossibile inserire. Il termine attivi termolabili si riferisce a sostanze naturali come vitamine, oli essenziali e altri nutrienti presenti in piante ed estratti vegetali che mostrano una sensibilità alla temperatura tendendo a degradarsi con il calore. La lavorazione a freddo si rivela fondamentale per preservare la concentrazione di questi preziosi principi attivi, garantendo nel prodotto finale un giusto equilibrio tra gusto e benefici per la salute. Voi ad oggi vendete prevalentemente al B2B, per cui alla farmacia, alla grande distribuzione, eccetera, o vendete anche direttamente al privato? Molto alla farmacia. Noi crediamo al fatto anche di avere una garanzia del prodotto, metterlo in farmacia, camice bianco, insomma. Certo. Quindi siamo partiti da quello, ha avuto un buon riscontro, siamo rientrati in dei corner della GDO sempre dove ci sono parafarmacie e diciamo che il nostro core business è quello. Ovviamente poi il prodotto quando lo si conosce, siamo usciti anche con spot televisivi, vendiamo come e-commerce, noi come privati, però la maggior parte del nostro business è quasi tutto farmacie. Quindi un corner. 90-10 o anche superiore? Sì, no, assolutamente. Non su quello. Ok. Ma ci portate un po' giù a vedere Volentieri. un po' la produzione? Vai. A me piace Volentieri. sempre vedere... Ti facciamo lavorare adesso. Quante persone lavorano normalmente? In questo momento siamo 25 Caspita. dipendenti. 25 dipendenti, 5 chimici Sì? che sviluppano i prodotti. In questo periodo, nel giro di circa 2-3 mesi, amplieremo di nuovo la produzione perché oltre a fare le gommose faremo anche i classici integratori, quindi compresse. Sì? E questo Comporta un aumento ancora di comporterà- organico. sì, Abbiamo già comporterà- iniziato le selezioni, prevediamo ancora 2 o 3 figure, insomma, un farmacista che abbiamo già selezionato, giusto, e poi ancora un paio di chimici. Mi raccontate un po' com'è organizzata qui? Allora, la struttura è organizzata in questa maniera. Questa è l'area dei cosmetici Ok? e nella parte sinistra, Sì? quindi dentro questa porta qua, c'è
praticamente tutta il cuore dell'azienda, perché è l'area produttiva, Ok. dove ci sono sia gli emulsionatori Sì. sottovuoto. Gli emulsionatori sono, diciamo, quei macchinari che servono per fare le emulsioni, quindi le creme. Ok. Poi ci sono invece sia i fusori che i mixer, che invece servono per fare shampoo, bagnoschiuma, quindi tutte quelle soluzioni che non sono creme, che non sono emulsioni. Abbiamo una capacità produttiva per quanto riguarda gli shampoo di circa 9.000 litri al giorno riusciamo a Caspita. sviluppare. Mentre per Che quanto corrispondono a quanti flaconi più o meno? i flaconi possono essere da 100 ml fino Sì. a mezzo litro. Ok. Parliamo di bancali di flaconi. Ecco, quantitativi 40, 50, 100.000 Certo. flaconi a produzione. Abbiamo 3 emulsionatori, il più piccolo è da 50 kg, il più grande è da 600 kg. E questa è la parte, diciamo, che fate in private label, che è la parte No, legata agli questo- shampoo e le creme, o avete anche di questa parte qui, avete dei prodotti a vostro marchio? Su questi abbiamo i prodotti a marchio Prodotti della Salute che Sì. li facciamo sempre a marchio nostro. Ok. Produzione In percentuale, su quello che è il vostro volume d'affari, il private label quanto incide? Silvano, parecchio. E in questo momento il private label incide circa il Sì. 60-65%. Ok. In questo momento. Sì. Sì, perché Stiamo sono clienti lavorando- grossi, anche ad esempio gli ultimi Yamamoto, Nutrition, quindi sono abbastanza importanti. E poi a noi danno anche risalto perché essendo Certo. produttori di un grosso gruppo, insomma, Vi ci teniamo aiuta in parecchio. termini di referenza, in termini di Bravissimo, credibilità, sì, sì, eccetera. sì. Sì, il discorso è che se fornisci uno Certo. grosso, importante, che viene in azienda, fa tutte le sue verifiche e gli fai un buon prodotto, poi alla fine ci guadagni anche tu, perché col tuo di prodotto, che è un prodotto meno conosciuto, però insomma riesci a vantare il fatto che è lo stesso prodotto che hai fatto a un altro. Certo. Private label si riferisce alla pratica commerciale in cui un produttore fornisce beni e servizi a un'altra azienda che li commercializza a sua volta sotto il proprio marchio, permettendo quindi a queste aziende acquirenti di differenziarsi sul mercato e offrire una gamma più ampia di prodotti senza dover sostenere i costi di sviluppo e produzione. Questo modello, sempre più diffuso nel panorama commerciale, favorisce la flessibilità e la personalizzazione dell'offerta, consentendo alle aziende di concentrarsi sulle strategie di marketing e di costruire un rapporto più stretto con i propri clienti. Questa qui quindi è l'area di produzione. Sì. Una volta che il prodotto viene fatto e Sì. prodotto, viene messo dentro le cisterne che vedete in alto, Ok? qua, Sì. e quest'area qua è l'area del confezionamento. Perfetto. Quindi qua ci sono le varie linee che confezionano dalla fialetta da 10 ml alla, diciamo, la tanica da litro o da 5 litri. Ok. Questa invece è l'area, diciamo, operativa, dove vengono fatte le nostre caramelle. Questo qua, diciamo che è la nostra caramella di partenza, che viene lavorata in bassina, Sì. dopodiché avviene la magia, che è la trasformazione in caramella rivestita e quindi in integratore alimentare. Quindi parte da qui che è, diciamo, la base della caramella, e a seconda dell'integratore che devo realizzare Bravissimo. Esatto. avviene il rivestimento che me la trasforma sostanzialmente. Poi ci sono 24 ore di deposito, Esatto. poi ripassarla. È un meccanismo artigianale, giusto? Noi facciamo produzioni che possono variare da 500 flaconi ai 5.000, 10.000 flaconi. Certo. Tutto rigorosamente artigianale, ogni caramella è guardata dal nostro operatore. Accurata, sì. Certo. E qui, giusto per poterlo spiegare anche a un bambino, la bassina funziona praticamente come se fosse una sorta di Di centrifuga? centrifuga. Qua dentro riusciamo a produrre 100 kg di prodotto. La bassina più piccolina facciamo 2 kg di prodotto. Certo. Per le campionature. La bassina intermedia facciamo 50 kg di prodotto, qua facciamo Questa 100 100 kg di prodotto, ecco. E i 100 kg si preparano in quanto tempo più o meno? Normalmente una preparazione in 4-5 ore riusciamo a farla.
viene prima ingrossata, quindi rivestita la caramella, poi una volta rivestita si lascia essiccare per circa un giorno e mezzo e poi viene sigillata, in modo tale che poi la caramella si mantenga nel tempo, quei 2-3 anni che necessita per il suo consumo. Voi in camera non riuscite a sentire il profumo che si respira qua dentro, ma effettivamente è quello che mi ha colpito inizialmente entrando, quando ho fatto la citazione con i laboratori alimentari, è proprio per il profumo, in qualche modo, perché è un profumo di aromi, di... Diciamo che questa parte qui è dove ci sono i principi attivi. Ok. Quindi i principi attivi vengono presi, vengono pesati, dopodiché una volta che vengono pesati vengono lavorati sulla bassina, vengono in queste altre macchine sigillate e poi questa macchina qua fa il confezionamento e il prodotto esce fuori. Di là, e di là viene etichettato. Ok. Qui gestite tutto il processo a 360 gradi. Esatto. Inizio alla fine. Entra la materia prima, esce il prodotto etichettato, pronto da mettere al banco. Com'è il vostro processo di acquisizione clienti oggi? Noi non ci basiamo esclusivamente sulla scontistica, è un mercato che sta crescendo tanto, però la guerra proprio di risconti non premierebbe un'azienda come la nostra, che, come diceva Silvano, ha una produzione artigianale, quindi molto ricercata. Quindi partiamo proprio dalla qualità del prodotto, lo facciamo assaggiare, che è la nostra, l'hai assaggiato, è la nostra arma vincente, e dopodiché insomma tutta una trattativa commerciale. La nostra, diciamo, forza, il nostro intuito è quello che non siamo mai fermi. Adesso usciremo con altri prodotti, siamo usciti con i fermenti lattici per adulti e per bambini, che siamo gli unici sul mercato ad avere questa formulazione, e quindi da lì parte tutto un processo poi di vendita a scaffale nella GDO, nelle catene in farmacia oppure anche nella piccola farmacia, insomma. Avete un sistema di contatto diretto? Avete agenti commerciali? Abbiamo un direttore commerciale che oggi non è qua, comunque è una ragazza, un direttore commerciale che ha già anni di esperienza in questo campo e con degli agenti, e quindi propone a diverse realtà, insomma. Ok, fanno un lavoro, lasciatemi passare il termine, simile all'informatore scientifico che si presenta in farmacia, si presenta nella GDO. E per la parte di private label è la stessa meccanica o avete un altro sistema? No, diciamo che è la stessa meccanica, partiamo sempre dalla qualità del prodotto. Chiediamo al cliente che necessità ha, perché tanti vengono e non so, chiedono cose che non stanno né in cielo né in terra. Allora cerchiamo di smontarli, mettergli una cosa realistica, buona, differente da altri nel mercato. Ovviamente il prodotto nasce dalla campionatura, quindi dalle esigenze del cliente. Il cliente ci dà le sue esigenze, noi facciamo la campionatura, quindi viene fatta la formulistica, poi viene controllata dal regolatorio che ovviamente controlla che tutti gli attivi e tutte la componentistica del prodotto sia a norma di legge, ovviamente. Poi viene passata all'ufficio grafico che sviluppa tutta la grafica e quindi l'etichetta, il packaging secondario e via dicendo. Quando è tutto, diciamo, prestabilito e confermato dal cliente, si passa alla produzione del bulk e poi al confezionamento, e quindi il prodotto poi va sugli scaffali. Il termine regolatorio si riferisce alle normative e alle leggi governative che le aziende devono rispettare per la produzione, la commercializzazione e la distribuzione di prodotti in conformità con gli standard di sicurezza e qualità. Le funzioni regolatorie comprendono la registrazione dei prodotti, la gestione delle autorizzazioni, la sicurezza dei test, il monitoraggio della conformità e la comunicazione con le autorità sanitarie. Le aziende devono adempiere a tali requisiti per garantire la salute e la sicurezza dei consumatori. Ecco, somma importanza alla ricerca e sviluppo, questo non l'abbiamo detto. Questa è una bella risorsa che abbiamo noi in azienda, una bella equipe di chimici e farmacisti che oltre al regolatorio si occupano proprio della ricerca e sviluppo, che nel nostro settore insomma è fondamentale, sia sempre aggiornati, sempre avanti, sempre, assolutamente. Giusto per aiutare anche a posizionarvi, ok?
Se volessimo fare un paragone col mercato delle auto, dove andiamo dalla Fiat, l'utilitaria, arriviamo fino alla Ferrari, in qualche modo per definire un livello qualitativo di prestigio, eccetera, eccetera. Voi dove vi posizionate? Bella domanda questa. Adesso essere presuntuosi non si può presentarsi alla Ferrari, però non ci presentiamo neanche, diciamo, Ma io se devo dire la mia, diciamo, è un prodotto artigianale, sì. Quindi sicuramente non possiamo paragonarci a una Fiat o del genere, però il prodotto è di alta qualità, quindi io penserei più a prodotti di eccellenza, tipo Pagani, Lamborghini sì. e via dicendo, Giusto. fatta a piccoli numeri, però di qualità. Certo. Per l'utente medio è difficile riuscire a percepire in qualche modo se il prodotto che sto acquistando è un prodotto di qualità oppure no. Sì, certo. No, è vero. Perché effettivamente Ha un mercato vastissimo, poi negli ultimi anni ha avuto un'esplosione, quindi... integratori ce ne sono di tutti i tipi, di tutte le tipologie, per non parlare delle creme, degli shampoo, eccetera, eccetera, e poi alla fine io come utente finale, nel momento in cui vado in farmacia o nella grande distribuzione... Però noi crediamo che venga premiato anche il fatto che dopo che lo provi c'è una sorta di fidelizzazione, l'hai trovato sicuro. buono, Certo. torni. Certo. Se non l'hai trovato buono non compri più, quindi la soddisfazione più grossa è il nostro, di solito è nel riordino, perché nell'ordine subito pronti via sì va bene, poi però la soddisfazione più grossa che noi abbiamo è quando il cliente ne voglio ancora, prendo questo, se tu senti con qualcosa di nuovo vuol dire che ha fiducia insomma nella nostra azienda e abbiamo proposto un qualcosa di diverso. Diventa realmente un cliente perché ha acquistato almeno la seconda, la terza volta. Sì, noi abbiamo clienti fidelizzati che insomma è quelli che danno proprio soddisfazione, il cliente nuovo che diventa fidelizzato, questo è... Certo. Voi oggi più o meno su che volume d'affari vi attestate? Dunque, quest'anno abbiamo chiuso sui... Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e soprattutto più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. 6 milioni e mezzo, 7 mi sembra. 7 nel 2023 lo portiamo a 6, 8, 6, 9. E adesso la proiezione? La proiezione 10. è molto ambiziosa. 10. Mauro dice 10. Lui è l'animo commerciale. L'anima commerciale. Beh, insomma, io lo seguo. Presupposti ci sono, dobbiamo lavorare bene, stiamo crescendo bene. In questi 30 anni più o meno di azienda, qual è stato uno dei momenti, perché potenzialmente nella storia di un'impresa ce ne sono tanti di momenti, è un continuo in qualche modo, ma qual è uno dei momenti che possiamo identificare come momento più difficile, più buio, quello in cui non so effettivamente se l'azienda andrà avanti, se ho fatto le scelte corrette? I miei genitori sono insegnanti. Ok. Quindi io sono un insegnante mancato e che ha voluto fare l'imprenditore. Sì. E la difficoltà più grossa che ho avuto, io adesso qui sono italiano, però la sede è a San Marino, è un po' lottare contro il sistema Italia, perché da quando avevo 25 anni, quindi mi sono laureato, abbiamo iniziato a lavorare, i primi dipendenti, eccetera, il sistema Italia ci ha fatto guerra in una maniera incredibile. Cioè un imprenditore con poche esperienze, ovviamente qualche errore lo fa, non è che siamo santi, no? Però il sistema Italia non perdona. Il sistema Italia è un bulldozer che spiana tutto. Quindi io personalmente la difficoltà più grossa è stata quella e sono arrivato a San Marino dopo aver costruito una sede a Pesaro, dopo che avevo investito circa 1,5 milioni sulla nuova sede e che era parte, diciamo, di un progetto veramente importante che avevamo in quel periodo 40-50 dipendenti. Caspita.
a malincuore siamo venuti a San Marino, dove abbiamo trovato invece, diciamo, un terreno più fertile, ecco. Un piacere, una, diciamo, comodità, una facilità di impresa migliore. Quello è stato il momento, diciamo, più critico, perché passare da un'azienda con 40-50 dipendenti con la sede in Italia, prendere la decisione di portarla invece a San Marino è stato un periodo, diciamo, difficile. L'imprenditore non riesce a stare fermo. Purtroppo questa malattia che ha, che non ce la fai, no? Anche se hai raggiunto un bel risultato, dici adesso potrei un attimino respirare, poi c'hai sempre questo tarlo e dici no, non so, se riuscite a guarirla io ci vado da qualcuno di bravo, però non ce la fai, è vero o no? Sì, Perché potevamo stare anche calmi un po', niente. L'imprenditore o lo fai per scelta e allora hai una motivazione che non ti ferma nessuno, nel senso che qualsiasi difficoltà che incontri l'affronti e alla fine la risolvi. Infatti dietro a questo discorso qua, no, c'è anche il discorso del cambio generazionale. Per un imprenditore è molto importante. Io personalmente ho fatto la scelta di dire che i miei figli devono fare altro, non possono fare il mio lavoro, perché o hanno la mia motivazione, Certo. e allora vai avanti, o se no lo metti in difficoltà. Cioè non è la prima volta che ci sono disastri tra figli, eccetera, eccetera, nel cambio generazionale, perché un ragazzo buttato dentro un'azienda disarmato è perso. Qual è il suggerimento che oggi vi sentireste di dare a un altro imprenditore che in qualche modo è o in un momento di difficoltà o in un momento di cambiamento, di transizione, magari di apertura di una nuova linea, un nuovo mercato? Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Silvano e Mauro vogliono dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però è importante ricapitolare le lezioni che ci portiamo a casa dalla loro esperienza. 1. Avere una visione chiara. In un'epoca in cui i mercati evolvono con una rapidità senza precedenti, per le imprese non è più sufficiente adattarsi passivamente ai cambiamenti. Avere una visione lungimirante diventa una componente cruciale della strategia aziendale. 2. Aprire nuovi mercati. Investire in nuovi segmenti di mercato in linea con le aspettative e i bisogni attuali dei consumatori riflette una strategia aziendale proattiva e visionaria e non è soltanto una risposta alla domanda crescente, ma rappresenta anche un'opportunità di diversificare l'offerta, incrementando la solidità dell'azienda di fronte alle fluttuazioni del mercato. 3. Puntare sulla qualità. Per un'azienda artigianale la qualità non è semplicemente un attributo del prodotto, ma l'essenza stessa del suo valore e del suo marchio. Puntare sulla qualità significa enfatizzare l'attenzione al dettaglio, la ricerca costante di materie prime eccellenti e l'adozione di processi produttivi minuziosi. Questa dedizione garantisce prodotti che non solo rispondono, ma superano gli standard e le aspettative del consumatore, contribuendo alla distintività e al prestigio del brand. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti qui sotto quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata, perché la settimana prossima torneremo ad occuparci di ristorazione con un progetto molto particolare. Infatti lo faremo parlando di una giovane impresa nata dall'idea di una coppia che, dopo un curioso sondaggio popolare, hanno deciso di creare un format gastronomico molto particolare che unisce la tradizione abruzzese con quella romagnola. Parliamo anche di spiedini, ma tutto questo lo vediamo nella prossima puntata di Imprese. Ora però torniamo al consiglio di Silvano e Mauro e noi ci rivediamo la settimana prossima. La cosa importante per riuscire a fare l'imprenditore oggi è riuscire a guardare oltre le cose che in questo momento stiamo facendo.
perché le velocità sono cambiate. Sì. 30 anni fa facevi un prodotto nel giro diciamo di 3, 4, 5 anni, poteva durare 3, 4, 5 anni. Oggi fai un prodotto, dopo 6 mesi già è vecchio. Sì. Quindi guardando oltre, diciamo, i tuoi orizzonti, le tue, diciamo, quotidianità, riesci a trovare quello stimolo che ti porta poi con il tempo a vedere che oltre a quello potevi fare altro. E questo qui io che nasco dal cosmetico, adesso sto approdando negli integratori, è stato un percorso, diciamo, che se non si faceva l'azienda Certo. era, diciamo, non dico chiusa, ma sicuramente non con una proiezione, una prospettiva che abbiamo oggi. Io penso che sia una cosa banale, però non si deve mai scoraggiare, perché capiterà, e a me è capitato, anche a me, insomma, dopo 25 anni c'hai momenti proprio di sconforto, però è lì che secondo me devi uscire. Quindi io un ragazzo, oltre alla preparazione, perché purtroppo adesso l'improvvisazione è difficile, cioè è il colpo di fortuna, però non può durare tanto, oltre ad avere una bella preparazione deve avere proprio quel carattere che diceva Silvano. Cioè deve stare sempre sul pezzo e deve guardare avanti e i problemi li deve con calma, ma li deve risolvere, perché altrimenti è difficile farlo questo mestiere. Assolutamente. Molto difficile, però dobbiamo parlare anche che dà anche soddisfazioni, perché dai posti di lavoro, dai business di crescita. Il fatto già che siamo qua, stiamo parlando della nostra attività, ci inorgoglisce. Quindi io penso che dia anche delle soddisfazioni. Abbiamo parlato di tutte le difficoltà, però se si riesce, dai. E direi che insomma ci proviamo. Da una trentina d'anni a questa parte ci si sta riuscendo. Per potervi contattare, per poter entrare in contatto con voi, eccetera, eccetera, il sito che mettiamo qui sotto è? www.lineablu.it. È stato un grande piacere. È stato il In nostro. bocca al lupo per Grazie la di vostra tutto, grazie a proiezione. voi. Bene. Boh, molto bene. Che mostrano una sensibilità alla temperatura. Tutti adesso? Figa, non è passato nessuno? E offrire una gabbia più... Una gammia. E offrire una gabbia... E stavano facendo due conti di quanto era il valore dell'auto e quanto era il valore di attrezzatura. Io mangio in macchina, A livello di attrezzatura avevano circa quasi 40.000 euro. Era una macchina a noleggio, era una Peugeot 206, una roba del genere. Perché adesso? In un'epoca in cui i mercati evolvono con una rapida brand, ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe... Grazie. Grazie mille. Quindi adesso portiamo le donne. Portiamo a casa un po' uno. Hai scoperto.